Allora, buongiorno. Buongiorno, abbiamo passato una piacevole nottata qua, non ha fatto neppure tanto freddo. 1500 metri di altitudine, ma con la calima le temperature si alzano sempre. E ora siamo di nuovo pronti per un giro in bici. Ci aspetta un itinerario ben definito, quasi 600 metri di dislivello, 25 km totali di lunghezza, strada mista. Si parte? Si parte, pronti? Via! Quello che vogliamo fare non l'abbiamo detto, ma è un percorso ad anello e si chiama Sentiero BC5 Binares de Vilaflor e si parte proprio da appena sopra Vilaflor. Dopo quasi 4 km molliamo la strada asfaltata e prendiamo questa sterrata por Madre dell'Agua. Biciclette a cavallo il TF21 e biciclette in macchina il VM21. Vado a riprendere il glorioso mezzo, la Bettina mi aspetta. Come qua indicato in questo cartello che abbiamo di fronte, l'accesso è proibito in certi giorni del mese, 2-3 giorni al mese, perché c'è la campagna di controllo dei mufloni con arma da fuoco, quindi diciamo che è meglio evitare questi periodi. Non vorrei che ci scambiassero per un muflone. Per chi poi volesse replicare questo sentiero, ricordo il nome: BC5 Pinares de Vilaflor. Quindi ve lo scrivo anche qui sotto così ve lo ricordate, e poi alla fine del video vi mettiamo il percorso fatto con le varie altitudini, salite, discese, tempistiche, distanze e tutto il resto. Ecco qua che siamo arrivati lungo questa strada sterrata in mezzo al bosco, proprio sopra Vilaflor. Guardate, guardate. Vai, riprendi la pedalata. Cosa si può fare contro la calima? Pedalare. Anche se la respirazione a volte diventa un po' antipatica. Per noi le biciclettate sono anche un modo per osservare la natura. Infatti ci fermiamo ogni 5 secondi, soprattutto in questi punti in cui la strada, il sentiero è abbastanza piano e una leggera salita. E guardate un po' qui che terra rossa, stile Marte, abbiamo sotto i nostri piedi. Dai. Peccato per questa calima che non ci permette di ammirare il panorama, perché di qua deve essere un panorama stupendo. Sì, si dovrebbe vedere il mare, si nota da lontano appena, ma poco. Qualcosa, qua sotto di noi c'è la nostra amata Montagna Roja con la Playa de la Tejita, è tutto qua sotto e sarebbe veramente meraviglioso poterla ammirare di qua. In genere 2 o 3 giorni dura la calima, questo è il terzo, quindi ci auguriamo di sì. Allora, pausa, o meglio, lasciamo ferme, parcheggiate le nostre biciclette qui e andiamo a vederci il paesaggio lunar. C'è da fare 2,2 km a piedi e quindi ci avviamo. E comunque siamo oltre i 1700 metri. La temperatura è fin troppo calda per essere qui a questa quota
Il sentiero anche è stupendo, oltre al bel percorso che abbiamo iniziato a fare in bici, anche questo sentiero in mezzo alla pineta è bellissimo. - 1800 metri di altezza, ma fa caldo, Molto caldo. molto caldo. Dai, ormai siamo quasi arrivati, mancheranno ancora 300 metri. Sì, non di più, quindi ci siamo. Siamo quindi arrivati dopo 2,4 chilometri quasi di camminata, quindi 40 minuti, un po' meno di 40 minuti. Siamo arrivati al Paisaje Lunar, questo avvallamento che è tipico di un paesaggio lunare. Laggiù si vede il mare un po' nella foschia con il porto della Grenadilla. E qui siamo arrivati, adesso facciamo una piccola pausa. Questo paesaggio lunare è denominato così da queste erosioni date dal vento e dalla pioggia che hanno creato questi pinnacoli chiari come essere sulla Luna, insomma, così pare. Noi sulla Luna non ci siamo mai stati, quindi noi personalmente, poi qualcuno magari sì. Qualcuno dice che non c'è mai stato, nessuno, comunque non sappiamo. Comunque sono convinto che stare qua ci faccia bene, perché non è che siamo allenatissimi, però abbiamo già fatto qualche escursione a piedi, qualche escursione in bicicletta, quindi insomma cominciamo un po' a darci da fare, quindi siamo riusciti a fare abbastanza velocemente senza grosso affanno questo tratto sia in bicicletta che poi successivamente a piedi, quindi non ci lamentiamo proprio. Visto l'età che ho, soprattutto io, Betty è molto più giovane, non ci lamentiamo. Oggi sono salito con relativa facilità. E qui al Paisaje Lunar la nostra ciclista prende il sole. In una pausa durante il running prende il sole. Eccola qua. La ciclista col paesaggio lunare. Siamo pronti alla ripartenza. Si va, andiamo. E dopo aver fatto un po' di pubblicità al nostro canale YouTube, Mauro incontra gente, dà così biglietti come se fossero 500 euro da spargere alla gente. Dobbiamo fare pubblicità, fare richiamo. E abbiamo tanti richiami stranieri, quindi questi ci guardano, ci mirano. Adesso, ammirato il Paisaje Lunar, ritorniamo alle nostre biciclette. Vai, torniamo indietro dallo stesso sentiero di prima. Ancora penso una mezz'oretta in discesa dovrebbe essere sufficiente per arrivare e ripartire per una nuova biciclata. Oggi cosa stiamo facendo, Mauro? Biathlon, bicicletta e camminata. Ci manca il nuoto, ma siamo in montagna, è un po' difficile fare il nuoto, vediamo un po'. E comunque questi sentieri sono segnati davvero bene, anche questo a piedi, guardate, bianco e giallo, che indica varie destinazioni, insomma. Noi abbiamo seguito questo per il Paisaje Lunar. Che bosco che c'è qui!
Mau? Bellissimo. Eccoci, arrivati a destino, le nostre bici sono qui. Comunque questo è il sentiero per arrivare al paesaggio lunar, denominato anche il sentiero della trasumancia, ossia della transumanza che gli antichi popoli guanci attraversavano con le loro bestie, con le loro capre principalmente. E qua fa vedere come si creano a seguito dell'erosione del vento e dell'acqua i pinnacoli che abbiamo visto su al paesaggio lunare. Praticamente le rocce più dure mantenevano con il vento e con la pioggia, non filtrava la pioggia, e quindi sulla parte inferiore un po' più sabbiosa veniva portata via, ma rimaneva il pinnacolo con in cima la parte meno sedimentaria della lava, perché qua ovviamente è tutto materiale vulcanico. Ora si riprende la bici e si riparte nuovamente. Via! Cambiamo sport e si va in bici. Eccoci che siamo entrati all'accampamento della Madres de Agua. Carino il posto, pieno di tavolini, di barbecue, e ci sono anche dei bungalow per dormire. In realtà pare tutto chiuso. Nulla, quindi il signore del Cabildo ha detto che questa area d'accampata è riservata al collegio, ossia alle scuole che organizzano gite e permanenze anche in quest'area meravigliosa, ricca di natura, in mezzo alla foresta, stupenda. E ci sono queste casette in legno piccoline dove sono piccoli bungalow dove è possibile dormire. Bellissimo, veramente stupendo. Se penso che io, bambino scolaro, mi portavano in questi luoghi qua, oggi in Italia sembra quasi che non si faccia più, ma un tempo si faceva. Sì. Ma che bello è questa strada, questo percorso in bici, bellissimo in mezzo alla pineta, è davvero stupendo e direi neanche eccessivamente faticoso con le nostre bici elettriche. Sentiero sterrato, ma sterrato facile, non con grosse pietre al momento, quindi fattibilissimo. Siamo a quasi 1900 metri di altezza. Questa montagna, che non mi ricordo come si chiama, comunque è la montagna che chiude il lato sud dell'altipiano del Teide. Dietro è molto scoscesa, qua è più morbida, dalla parte nord è un diruppata. Poi magari domani, se passiamo di lì, ve la facciamo vedere un pochettino meglio, perché la zona è spettacolare. Qua ci sono tutti questi pini che sono bellissimi, col tronco scuro, molto scuro, gli aghifogli giallo-verdi danno questa immagine, sembra davvero di essere in un altro mondo. E la pace, se io sto zitto c'è una pace incredibile. Qui Betty per qualche secondo non ha messo musica, e perché dovete proprio ascoltare il silenzio. Su in montagna c'è ancora un po' di neve, perché nelle settimane scorse è nevicato molto, poi ha fatto caldo e alle quote più basse si è sciolta, ma sicuramente sul Teide c'è ancora neve. E domani andiamo a vederla e ve la facciamo vedere soprattutto. Adesso cominciamo a ritornare, che ci sono ancora 5-6 km secondo me. Guardate un po' che colori qua che ci sono, rossissimo.
meraviglia delle meraviglie, un percorso stupendo, lungo ma non eccessivo, ma facile, diciamo che anche noi ce la possiamo fare con le bici elettriche. Quello è il Risco della Mesa, 2300 metri di altitudine. Noi qua ormai siamo quasi a 1900, non ancora ma manca poco poco, e qui ci sono circa 400 metri di dislivello da questa montagna. Spettacolare questa zona con il rosso della terra, il verde delle piante, della vegetazione, il grigio nero delle rocce e l'azzurro del cielo. Questi colori qua noi li avevamo trovati in una zona della Corsica, nel parco naturale della Scandola, col blu del mare, il rosso della roccia, il verde della vegetazione e il blu del cielo. Sono immagini bellissime. Qui in questa montagna, in questa strada, c'è anche una casa Cuevas, guarda. È un po' buia, è un po' sporchina, comunque c'è. Ops, piccolo inconveniente di percorso, una frana non da poco. Guardate che massi che ci sono sulla strada. Adesso Mauro la porta a mano la bici. Ce l'ho fatta! Punto più alto del percorso 1930 e l'abbiamo raggiunto. Ora mi sa che si va tutto in discesa perché dobbiamo arrivare sui 1500 metri circa. Giusto? Forse anche meno perché l'ultimo tratto per tornare al parcheggio è in salita, quindi dovremmo scendere anche a 1000, fino a 1400 quindi. E poi risalire di 100 metri. Quindi abbiamo un bel pezzo di discesa. Siamo arrivati al camper, ma è successa una disgrazia. Mauro è caduto e spero nulla di grave, adesso l'ho un po' medicato, un po' la vista annebbiata, un colpo in faccia, eccolo, questo è il ginocchio che l'ho un po' medicato, rattoppato con varie garze e cerotti e il suo musetto con qualche colpo in faccia. Non sono più il giovane ragazzo di una volta che riusciva a salvarsi in tutte le situazioni. Direi proprio di no. Cosa è successo? Mi è partita la bicicletta, la ruota davanti e ho provato a mettere il piede a salvarmi, ma purtroppo sulla ghiaia mi è slittata lateralmente, io sono caduto in avanti e il problema è sul ginocchio che mi sono sgraffiato tutta la gamba, nulla di grave, ma cadendo gli occhiali, che ovviamente si sono spaccati, mi hanno compresso l'occhio facendomi alcune ferite. Adesso vedo 2 betti, che non so se è positivo, comunque mi sto un attimo riposando. Vediamo come si riprende, dai, adesso tu stai qui tranquillo, sistemo io, tiro giù anche il tendalino e vediamo di mangiarci qualcosa. Come il medico del Giro d'Italia mi è intervenuto subito alla vettina, mi ha dato subito assistenza e mi ha un po' sistemato appena arrivato. Pace, giornata stupenda terminata in disgrazia. Dopo la burrasca c'è sempre il sole. Ci dobbiamo trattare bene perché, guardate, Betty ha messo in piedi un BBQ. Siamo tornati al camper. E chi ci aspettava al camper? Ci abbiamo ritrovato nuovamente
ancora. No, era 5 minuti che ero qua accovacciato nascosto. Ancora noi. Mi dice, ma come la fai lunga, ragazzo? Qui non ce la faccio più a stare piegato. Ero nascosto dietro la sedia. Faccio, Problemi dell'età. Io sgarbello in bicicletta. Loro no. ho mai raccontato della tua avventura? Abbiamo già raccontato le È fasciature. tutto fasciato come una mummia ormai. Ormai, guarda, sono... E anche noi non ci facciamo mancare niente. Mauro, guarda che c'hai una certa, ormai devi stare attento. Io cerco di fare il ragazzino, Ma però non tutte ha le più. volte Non si può fare. Non si può fare, non ci sono più i giovani di una volta. Orietta, digli qualcosa. Che anche noi non ci facciamo mancare niente. Anche a te è successo Cosa? l'altro giorno. Non è vero. Non ne abbiamo parlato, Che però. cosa? Anche Orietta che è caduta in bicicletta Anche- in diretta. anche- In diretta. Manco io. Manca, stai ferma, stai buona tu che poi rischi di farti male Non sono veramente. ancora caduto. Tu non sei ancora Uno della caduta. compagnia. Anche perché fino a un quarto d'ora fa non ci vedevo dalla botta presa, quindi almeno Betty deve guidarlo il camper. Adesso forse ce la faccio a guidarlo anch'io. Però non ci vedevo più, quindi ero conciato veramente male. Dai, Eh? che ti è andata bene. Eh? Pignolo, chiudi un occhio. Difatti l'ultimo tratto in discesa, visto che vedevo due curve, speriamo di beccare la curva giusta, perché sennò prendevo una... Dai, che ti è andata bene. Rattoppo veloce, Pezzato. poi dopo la doccia te lo faccio meglio. Brava, croce Diamo rossina. una cucita, un punto croce. No, ma il bello è che siamo arrivati, lo stavamo aspettando qui sul piazzale. Non arrivano. A un Eravamo certo punto preoccupati. sarà successo qualcosa. È successo qualcosa e mi arriva sto qua San Lazzaro pieno di sangue in faccia, le gambe intrise di proprio oddio, un'emorragia. Oddio, abbiamo pronto soccorso, l'elicottero. Questo che fa, non ci vedo più. Non ci vedevo più. Allora, per riepilogare la giornata, oggi abbiamo fatto circa 30 km in bici, 5 circa a piedi per raggiungere il paesaggio lunar e tra varie cadute e vicissitudini siamo comunque rientrati al camper. Ora vediamo, Mauro si è gonfiato anche un po' l'occhio, vediamo un po' stanotte come va e se la cosa migliora. Quindi per questa sera ormai sono già le 8, c'è ancora chiaro ma il sole è già tramontato. Vi salutiamo. Buongiorno. Ripartiamo e sta guidando Bettina. Perché sta guidando Bettina? La caduta di ieri mi ha creato qualche problemino. Salutiamo Paolo e Orietta. Lasciamo questo bel posto che a noi è piaciuto da morire. Mi hanno consigliato di andare a farmi vedere, quindi stiamo scendendo verso Las America per verificare se c'è qualcosa. Presumo che sia solo un colpo, niente di più, però magari, visto che è in faccia, farsi vedere un'occhiatina non è poi così un'idea peregrina. Betty alla guida e abbandoniamo questo bel parco che ci ha dato gioie e dolori. Meglio avvicinarsi a un ospedale a fare un minimo di controllo. Sperando che sia davvero un minimo. Purtroppo capitano gli incidenti. Eravamo in discesa, quindi non stava riprendendo, nessuno di noi stava riprendendo e quindi non possiamo neanche documentarvi la mia caduta. Buongiorno. Buongiorno. Aggiornamenti. Mattina presto, a seguito dell'incidente avuto, abbiamo fatto vari accertamenti sanitari e questa mattina entro in ospedale per mettere a posto il problema all'occhio. Quindi il nostro viaggio momentaneamente si ferma perché dovremo fare manutenzione a momento. Andiamo a vedere, sembra che comunque tutto funzioni abbastanza bene. Siamo a Santa Cruz, il camper lo lasciamo qui al palmetto, andiamo in ospedale. E quindi, a seguito dell'incidente, ho provato anche il servizio sanitario Canaro.
Lo avrei evitato molto volentieri, però visto che ho dovuto utilizzarlo non ho nulla da lamentarmi al momento attuale. Praticamente mi hanno spiegato che durante la caduta gli occhiali da sole che avevo mi hanno compresso l'orbita e questo mi creava dei problemi e non riuscivo più ad avere parallelismo tra i due occhi. E quindi dopo aver fatto vari controlli, tra parentesi in una mattinata ci hanno fatto tac, esami, tutto, velocissimi, non avevo nulla assolutamente da dire, hanno verificato che c'era un parziale distacco del muscolo del bulbo oculare e una frattura dell'orbita. Quindi purtroppo stamattina sono dovuto intervenire chirurgicamente. Spero con questo di essere a posto e di poter riprendere bene la vista. Adesso ho anche gli occhiali, un po' per la protezione, ma comunque direi tutto efficientissimo. Diciamo che nel giro di qualche giorno, proprio perché c'era il weekend di mezzo, siamo passati dal controllo, la visita, l'accertamento e direttamente all'operazione. Possiamo dire anche servizio sanitario canario perfetto. E ora aspetto che il mio paziente si riprenda. Ciao. Ciao. Io me ne torno da Carletto. Bettina se ne torna da Carletto e mi lascia da solo. Beh, ora di cena ormai, dai. Sì. Anche perché le cene qui non le fanno come in Italia, che in ospedale si cena alle 5:30. Qui la cena è alle 8:30, quindi abbastanza tardi. Dai che ci sto sorridendo sopra una disgrazia che ha rovinato una bellissima giornata che comunque resterà sempre impressa nei nostri cuori, nella nostra mente e che comunque avete visto anche voi, perché l'incidente è avvenuto alla fine di quella bellissima escursione a Villa Flor de Chasna. Eccolo finalmente! Ciao Marino! Il ritorno del figlio al prodigo. L'occhio me l'hanno rimesso a posto, ci vedo nuovamente bene, non vedo due Betty ma ne vedo una sola, che è già tanto. Un grosso ringraziamento all'efficienza del servizio sanitario canario. Perfetto. In 3 giorni, dalla missione all'intervento al post degenza, ho terminato tutto, sono riuscito a fare tutto, mi hanno rimesso a posto l'osso, adesso devo stare un po' attento ovviamente, ci vedo nuovamente dritto, adesso sono un po' gonfietto, devo andare un po' ad antibiotici in questo periodo, antibiotici, antidolorifici, però insomma non c'è nessunissimo problema. Diciamo che la caduta tragica dell'altra volta, alla fin fine, non ho nulla di dire, un altro punto in più per le Canarie, dove il servizio sanitario funziona e funziona benissimo. E finalmente siamo riuniti. Ho ritrovato la mia Bettina che è rimasta sola solo per una notte. In 3 giorni mi hanno fatto gli esami preoperatori, la TAC e tutto quello che necessitava per capire come dover intervenire venerdì. Poi essendo venerdì, io potendo muovermi, non avendo problemi di altro genere, mi hanno detto vai pure a casa e ci vediamo lunedì mattina. Lunedì mattina, appena arrivato, nel giro di 1 ora e mezza mi hanno preparato, mi hanno fatto altri esami, mi hanno anestetizzato, 1 oretta circa di intervento, 1 ora e un quarto, Betty lo può dire perché io dormivo. E già nel pomeriggio di ieri ero a posto. Mi hanno tenuto ovviamente la notte in degenza per controllo. Questa mattina mi hanno cacciato fuori. È ora di pranzo e è tornato e sono da Carletto. Sono da Betty e da Carletto. Bene. Nuovo come nuovo.